Questa qui è un po' l'evoluzione di quella che sono state le tute. Se è il caso vi vorrei far vedere anche un po' i caschi. Questo è il famoso casco a scodella, qualità. Questo qui infatti si è rotto perché mi è caduto, sembrava di vetro, che era vecchio e la plastica si è rotta. Questo è uno. Ecco, questo è un casco inglese, che veniva usato da molti piloti negli anni 50-60 perché era già fatto in un materiale molto robusto, l'imbottitura dentro era limitata, però anche questo è un casco che insomma, già cominciava a essere meglio di queste cose qua. Poi questo qui è un casco italiano della GV, era il casco che usava Castellotti, quel pilota lì, che poi quando sarà il caso ve ne parlerò. Questo qui è proprio il suo arrivo vincente alle 1000 del 56 e questo qua è sempre un caschetto che sì, era meglio non averne bisogno, ecco. Poi arrivarono gli integrali. Allora, la prima azienda a fare i caschi integrali fu la Bell americana e il primo pilota ad usare il casco integrale fu l'americano Dan Gurney. Le riviste, quando si presentò con questo tipo di casco, che era nero, mi ricordo ancora, le riviste tipo Autosprint, così ridicolizzarono questo tipo di casco, perché insomma è una cosa da armatura, invece no, era molto più sicuro perché era protetta non soltanto la testa, ma anche il viso del pilota. Quindi tempo 2 gare, tutti i piloti di Formula 1 portavano il casco integrale e questo appunto è un casco Bell. E questo era un casco veramente molto sicuro. Ecco, qui, anche soltanto per un fatto di passione, vi faccio vedere questo, che è una replica che abbiamo fatto del casco di Joe Siffert, che è un altro pilota. Purtroppo, dopo, se è il caso, vi parlerò di incidenti, tanto per capire quanto è importante la sicurezza. Infatti io nel mio piccolo, che ripeto non so nessuno, ho sempre avuto paura, specialmente nei qualche rally che ho fatto, ho sempre avuto paura del fuoco, perché se salti fuori prende fuoco la macchina, non ci sono salti. E questa è la replica del casco di Joe Siffert. Ecco, dopo, ed erano caschi con questa forma abbastanza rotonda, neanche tanto, erano anche piuttosto pesanti. Poi sono cominciati a vedersi i caschi che avevano una certa aerodinamica. Infatti questo qui non è un casco come quello con un impatto abbastanza verticale, ma ha questa forma a uovo che usa, insomma, anche chi ne va in giro in moto fa meno fatica perché l'impatto dell'aria lo sente molto meno. È così. L'ultimo, ecco, questo qui è un'ultima evoluzione sempre della Bell, dove è tutto molto più comodo, la visiera è più semplice, qui da sollevare si diventava matti, si spaccava spesso perché specialmente come questi, che avevano questi automatici, quando te la volevi aprire, prendere una boccata d'aria, forza dai, si spaccava e dopo cercare i ricambi, eccetera, no? Ecco, e questo, come dico, è un po' un'ultima evoluzione di quelli che sono i caschi, perché appunto ha delle prese d'aria, che contribuiscono ad aerare all'interno, la visiera si può regolare senza problemi, quindi ci sono delle entrate d'aria che si vedono e gli sfoghi lì dietro, quindi è una cosa che è molto migliorata, ecco, in questo senso. Ecco, sempre la Bell faceva anche dei berretti, questo qui era famoso perché questo tipo di berretto lo usava Steve McQueen, che anche lui portava sempre i caschi Bell. Ecco, in questo modo spero di essere stato abbastanza esauriente e spero di aver fatto capire quanto è importante il discorso della sicurezza e volevo parlarvi di alcuni incidenti che purtroppo sono successi. Quello che ricordiamo più di tutti è quello del povero Bandini a Monte Carlo, anche lui con dentro un sacco di benzina nella macchina, Roger Williamson il Gran Premio d'Olanda, Peter Revson, Joe Siffert, tutta gente che hanno sbattuto alla velocità, che erano velocissime anche loro le Formula 1, hanno sbattuto andando per degli incidenti con dentro i 2 quintali di benzina nella macchina, ovviamente non c'è stato verso. Pensiamo ad avere in testa questo qua, anzi era un danno. Questi capi qua venivano fatti a Modena e dintorni, parliamo già di tanti anni fa, ed erano diventati capi tecnici perché
L'autista del camion, il camionista portava la giacca a giaccone lungo di pelle nera, che erano duri come dei baccalà, pesantissimi, capito? L'autista della corriera portava la giacca di pelle, quindi era diventato un capo tecnico come lo sono oggi le giacche a vento, capito? Quindi bisogna capire negli anni come sono cambiate le cose.